Mafalda è un sogno ad occhi aperti, dei profumi straordinari, trionfa il pomodoro verde con la sua foglia, le erbe aromatiche, il basilico. Io ho sentito moltissimo la foglia di basilico la prima volta che ho sentito il Mafalda. Insegno nei corsi di formazione professionale per quanto riguarda appunto soprattutto il vino e l'olio, ed è una cosa che mi piace moltissimo. Le persone cominciano poi ad ampliare anche le loro scelte, a diventare anche più esigenti, ed è questo è giusto. Il consumatore medio che si ritrova di fronte a un prodotto di qualità. Parliamo oggi dell'olio extravergine di oliva, e la nostra missione, me e quelli che come me fanno questo lavoro, hanno questa missione, no? Tra virgolette, anche se forse la parola è un po' pomposa, però tra virgolette. Il fatto di portare loro a conoscere la differenza tra un prodotto di scarsa qualità e un prodotto di qualità è un qualcosa che dà grande soddisfazione. Noi siamo in Italia, l'Italia ha circa 540 cultivar. Cultivar è un acronimo di un'espressione inglese, cultivated variety, e noi diciamo cultivar, quindi varietà coltivata. Oltre 540 o circa 540 varietà di olive, chiamiamole così, censite. Un patrimonio straordinario, invidiabile in tutto il mondo. Nessuno ha questo patrimonio così ricco come noi. Pensate quanti oli diversi in Italia, in ogni angolo d'Italia, da nord a sud. E l'olio extravergine di oliva scorre nelle nostre vene insieme al vino. Noi siamo fatti di olio e di vino. E quello che scorre dentro di noi deve essere di qualità, deve essere buono. Ecco perché scegliere dei prodotti come un olio extravergine di oliva di qualità, così come un vino di qualità. L'olio extravergine di oliva è un paradosso, a mio avviso, io dico sempre così. È un elemento alimento, come dicevo prima, paradossale, perché è un qualcosa di estremamente noto, estremamente utilizzato, ma poco conosciuto. Fortunatamente c'è una crescita di interesse da parte dei consumatori nei confronti di questo prodotto, sta crescendo sempre di più, si stanno formando anche delle figure professionali, come fino a poco tempo fa esistevano soltanto i sommelier del vino, oggi ci sono sempre più sommelier dell'olio. E questa è una cosa molto importante, quindi la professionalità. Diceva il grande Gino Veronelli che così come per il vino, anche per l'olio deve esserci una figura professionale. Diceva l'olio come il vino, e questo è importante. E credo che bisogna fare una vera e propria battaglia culturale. Mi capita spesso di fare delle degustazioni in cui alla cieca si mette in mezzo, così ogni tanto, un olio di scarsa qualità in mezzo a oli extravergini di oliva fatti da produttori con tanto amore, tanta passione, e sono veramente dei prodotti eccellenti. E di fronte a questo confronto le persone si accorgono della differenza. Io mi sono innamorata delle fragranze Sun veramente, oddio, stavo dicendo al primo sorso, ma no, perché alla prima annusata, anche se non è un termine tecnico giusto. Allora, anzi, devo dire tutta la verità. La cosa che mi ha colpito subito è stato l'utilizzo della parola fragranza. L'utilizzo della parola fragranza mi ha colpito subito, perché fragranza è una parola che evoca i piaceri dell'olfatto. Fragranza, ti viene in mente subito un profumo.
no? Chanel numero 5, no? Che è anche il mio profumo preferito. E questo evoca dei ricordi, perché l'olfatto è un senso intelligente, l'olfatto è il senso più vicino alla nostra memoria. Noi avvertiamo un profumo e magicamente veniamo catapultati in una situazione che abbiamo vissuto da bambini e che magari pensavamo di non ricordare più. E questo mi ha affascinato immediatamente. Appena mi ha detto la parola fragranza, ecco, mi si è aperto si sono aperti tanti cassettini nella memoria e allo stesso tempo ho sentito tanti profumi contemporaneamente e questo mi ha affascinato molto. Poi ho assaggiato gli oli, li ho degustati e trovo che siano veramente di qualità eccezionale. 4 fragranze che coprono un po' tutti i gusti, tutte le esigenze del consumatore, secondo me, dal Benafro, che è il più delicato di tutti. Mafalda è un sogno ad occhi aperti, è dei profumi straordinari, trionfa il pomodoro verde con la sua foglia, le erbe aromatiche, il basilico. Io ho sentito moltissimo la foglia di basilico la prima volta che ho sentito il Mafalda. Colletorto è la fragranza più intensa delle 4 proposte da Sun, e la nera di Colletorto, cioè la cultivar dalla quale si ottiene quest'olio, cultivar antichissima, dà degli oli di grande potenza, sia olfattiva sia gusto olfattiva. Se proprio devo dare un consiglio ai ristoratori, credo che sarebbe opportuno cominciare a fare anche una piccola carta degli oli, a proporre ai propri clienti una carta degli oli. Un olio più delicato, un olio di media intensità, un olio più equilibrato, magari un olio più amaro, un olio un po' più piccante, quindi con delle caratteristiche diverse, con delle brevi descrizioni che possono essere facilmente comprese dal cliente. E quindi magari accogliere il cliente con una piccola degustazione di olio, quale in 3. Se poi magari il ristoratore o se hai il sommelier magari, ma insomma già siamo un pochino su un argomento un po' più specifico, potrebbe dare anche delle brevi spiegazioni al cliente. Secondo me viene invogliato il cliente in questo modo. Un circolo di cultura e di storia di traduzione che passa veramente per i nostri sensi e diventa un qualcosa che anche da un punto di vista economico, secondo me, può poi avere i suoi grossi vantaggi.